Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi vediamo come modificare il cartamodello base della gonna pantalone. Parto appunto dal cartamodello base della gonna pantalone che in qualche video fa vi avevo già mostrato come fare e se ve lo siete persi ve lo lascio qui sopra e anche sotto in descrizione. E avevo anche già sdifettato questo cartamodello, quindi ora veste perfettamente. Questo cartamodello è semplicissimo, ha solo i tagli e le pence strettamente necessari e oggi andremo ad aggiungerci tutta una serie di dettagli di design. Avevo anche fatto un sondaggio nelle mie stories di Instagram in cui vi mostravo vari tipi di gonne e pantalone chiedendovi qual era la vostra preferita. E le più votate sono state queste, quindi per il design di oggi prenderò spunto da alcune di quelle più votate. Bene, non perdiamo altro tempo e vediamo subito come fare il cartamodello di una gonna pantalone vera e propria con tutti i dettagli. Allora, in base al sondaggio che avevate votato nelle mie stories di Instagram, ho buttato giù qualche idea per la gonna pantalone che andrò a realizzare. Ho deciso di tenere una lunghezza al polpaccio perché le gonne pantalone che avete votato di più erano tutte sotto al ginocchio. E ero indecisa però sui dettagli vari, infatti ho disegnato 3 gonne pantalone diverse. Quindi c'è questa che ha una sola piega baciata sul davanti. Poi c'è questa che ha una doppia piega verso l'esterno in ogni gamba. Su tutte volevo fare la tasca sulla cucitura del fianco e spostare anche leggermente il fianco verso il davanti così da slanciare un po' di più la figura. Poi volevo fare dei passanti larghi nel cinturino, non so se così tanto larghi come nel disegno, poi deciderò. E come chiusura volevo mettere una zip nascosta nel centro davanti. Una terza idea era di fare per ogni gamba una doppia piega baciata, che però tenderei a scartarla perché viene un po' tanto elaborata e più difficile da portare. I tessuti sui quali mi stavo indirizzando sono questi 3, non ho ancora scelto quale, ma sono tutti e 3 dei panni lana abbastanza leggeri e con una fantasia tartan che mi piaceva per questa gonna pantalone. E capire che tessuto userò è importante anche per capire che tipo di pieghe ci possono stare meglio con questi tessuti. Se per esempio provo a fare delle pieghe in questi tessuti, queste tendono a essere un po' cadenti ma non troppo, tendono a rimanere un po' aperte. Quindi ecco, non vorrei fare troppe pieghe se poi mi sparano in fuori e sarebbero un po' brutte da vedere. Allora, ci ho pensato su un attimo. Se facessimo questa, essendo che è un tessuto tartan, per far combaciare le righe non potremmo mettere le pieghe nello sbieco e quindi saremmo costretti a fare un taglio dentro ogni piega, il che vorrebbe dire che tutte le pieghe sarebbero in dritto filo e sparerebbero un po' in fuori. Questa è quella che mi piace un po' meno perché la trovo più banale e non so neanche quanto verrebbe bene col tartan perché è più difficile nascondere un taglio dentro questo tipo di pieghe. Questa è quella che mi ispira di più. Qui possiamo evitare di aggiungere tagli perché basterà mettere il dritto filo lungo l'unica piega che c'è, così combaceranno le righe del tartan attorno alla piega. Quindi è deciso, questa è la gonna pantalone che realizzerò. Questo è il cartamodello base della gonna pantalone sulle mie misure che mi ero sdifettata in uno degli scorsi video. Come sempre vi lascio un link sotto in descrizione se ve lo siete persi. E per prima cosa mi vado a copiare in un foglio a parte questi cartamodelli su cui poi farò tutte le modifiche. Ok, mi sono ricopiata i cartamodelli e la prima cosa che faccio è segnarmi la lunghezza nuova da metà polpaccio. Me la sono già calcolata e per me dovrebbe andare bene 70 cm dalla vita. Alla fine farò comunque una tela di prova di queste modifiche e vedrò se è necessario fare degli aggiustamenti. Per fare il dietro mi calcolo la lunghezza dell'interno gamba del davanti e me la riporto uguale sul dietro. Ho deciso di fare questa gonna pantalone con vita un pelo più bassa del solito e farò anche un cinturino stretto, quindi inizio facendo queste due cose. Abbasserò la vita di 5 cm. Nella parte sotto è compreso anche il cinturino però, quindi ora mi disegno anche quello. Voglio fare un cinturino non tanto largo, quindi lo faccio alto 3 cm. Questa pence, per quanto sia piccola, non va ignorata, va chiusa e va aperto sotto aggiungendo uno spicchio di carta. Va chiusa perché vogliamo un cinturino che sia un pezzo unico e non voglio che ci siano pence a vista sotto al cinturino. Vogliamo solo una piega e basta, quindi tiro una linea verticale dalla punta della pence fino al fondo. Taglio lungo la linea segnata e taglio via anche tutto il triangolino della pence. Questo è il procedimento per eliminare la pence.
E ora andrà eliminata la pens chiudendo in questo modo e aggiungendo carta per riempire il nuovo volume che si è creato sotto. Qui su le linee del cinturino sono leggermente sfalsate, quindi le riallineo spostando il pezzo laterale 2 mm più in alto e poi fermo tutto con lo scotch. Quando dobbiamo modificare un cartamodello, prima si fanno le modifiche legate ai tagli, alle pens e ai volumi del capo, e poi si fanno alla fine tutti i dettagli del capo come le chiusure e le tasche. Quindi ora il volume generale c'è, dobbiamo adesso piazzare nel modo giusto la piega baciata del davanti. Una delle immagini di ispirazione che vi avevo messo nel sondaggio era questa, e la piega che farò davanti sarà come questa. Il dritto filo segue perfettamente la direzione della piega, e lo si vede perché le linee combaciano perfettamente tra un lato e l'altro della piega. E il centro davanti invece si vede che non è in dritto filo perché le linee del tartan arrivano un po' oblique, stessa cosa sul fianco. Questo significa che per fare una piega di questo tipo non serve che il dritto filo resti parallelo al fianco come lo avevamo disegnato nel cartamodello base, ma andrà girato un po' più in questa direzione. E poi disegno la piega parallela al nuovo dritto filo. In questo modo dovremo ottenere un risultato simile a questo e una gonna che cade bene. Ora mi disegno una linea che sarà sia la linea di piega che di dritto filo. Questa linea ha una direzione intermedia tra il fianco e l'interno gamba, quindi non è parallela né all'uno né all'altro, e in cima parto sempre dal vecchio punto della pens. In un punto qualsiasi disegno anche una linea parallela a questa che chiamerò dritto filo. Preferisco tenerle separate così non si fa confusione di linee. Ora, prima di aggiungere il volume della piega, devo togliere via il cinturino che è un cartamodello a sé e non fa parte del pezzo davanti. Per ora teniamo da parte questo cinturino del davanti, decido poi se fare un cinturino unico unendoci anche il dietro assieme, probabilmente sì. Quindi da qui sul fianco aggiungerò il cinturino del dietro. Ora per aggiungere il volume della piega taglio lungo tutta la linea di piega e aggiungo un rettangolo di carta largo 4 volte quanto voglio profonda la piega. Io farò una piega che va in dentro di 6 cm, riesce di 6, va in dentro di altri 6 e esce in fuori ancora di 6. In totale devo aggiungere quindi 6 x 4, 24 cm di carta. Su un altro pezzo di carta attacco il primo pezzo del davanti e a 24 cm di distanza tiro una linea verticale. Su questa linea attacco poi il secondo pezzo del davanti, facendo attenzione in cima di allineare i pezzi allo stesso livello in orizzontale, non che uno sia più alto e l'altro sia più basso. Sistemo il fondo e divido il volume della piega in 4 parti uguali. E questi sono i segni che poi ci servono per sapere dove piegare la stoffa. Quindi questo viene chiuso qui, questo qui e la piega poi verrà fermata assieme fino a un punto e sotto invece sta aperta. Mi segno questo punto a 14,5 cm dall'alto. Sposto ora tutto il fianco 2,5 cm verso il davanti, togliendo quindi una fettina dal fianco davanti e farò poi il contrario sul dietro, ossia aggiungerò una fettina di 2,5 cm. E ora posso iniziare a disegnare i dettagli. Parto dalla tasca che voglio mettere proprio come apertura nel fianco. La possiamo far iniziare a 3,5 cm dalla cima magari? Potete anche mettere la vostra mano per capire quanto fare larga l'apertura. Io lo farò di 13 cm. Il cartamodello esterno del davanti è quindi pronto, arriva fino al fianco e avrà le 2 tacche per la tasca. Ora però dobbiamo anche disegnare il sacco tasca che sta dentro. Me lo disegno qui e poi lo ricopio su un foglio a parte. Metto 1,5 cm di margine nel fianco e 1 cm nel resto del sacco tasca. Manca ancora una cosa da fare nel cartamodello davanti, che sono i pezzi della finta per la zip. Come vi dicevo prima, voglio fare una zip nascosta da un lato, arriverà fino a sotto il cinturino e nel cinturino ci sarà un bottone. Allora, la zip comunque non possiamo farla iniziare nella parte curva, quindi diciamo che inizia da qua. E così verrebbe lunga 12 cm, molto piccolina,
Onestamente la farei 2 cm più lunga, farla di almeno 14 cm e quindi far partire il cinturino 2 cm più in alto. E quindi significa che devo ricostruire la parte di cartamodello che avevo già tagliato via. Riattacco il cinturino al pezzo sotto e riattacco anche la carta che avevo eliminato sopra. E mi ridisegno così il cartamodello davanti tutto quanto più alto di 2 cm. E sopra mi ridisegno il cinturino come abbiamo fatto prima. Il cinturino lo avevamo fatto di 3 cm, quindi ora da questa linea salgo di 3 cm. Questo cinturino me lo taglio via subito, se no faccio confusione. E il cinturino è di nuovo a posto. Ultima sistemazione: dato che ho alzato il davanti, sposto le tacche di unione del sacco tasca più in su, sempre partendo a 3,5 cm dall'alto. E tornando poi alla finta, dobbiamo disegnarci un pezzo che fa così. Quindi ci prendiamo la lunghezza della zip, che è di 14 cm, e la segno su un foglio a parte. Questo è il tipo di zip che faremo. Per farvi capire come deve venire, vi mostro un piccolo campione e i cartamodelli che avevo fatto tempo fa per il pantalone che aveva la stessa chiusura. Dovremo disegnare 2 cartamodelli per la finta, il pezzo singolo sarà questo. Il pezzo più grande è invece questo e qui c'è una ripiegatura della stoffa che coincide con questa linea qui nel cartamodello. Faccio una piccola precisazione: la zip è da 14, ma i 2 pezzi che disegno per la finta li faccio 2 cm più lunghi, da 16 cm, e arriveranno sotto la fine della zip. Un lato è di 16 cm, l'altro 3,5 cm più lungo, e collego quindi il fondo con una curva. Metto poi il margine di 1 cm solo sul lato lungo e sopra, mentre gli altri lati stanno senza margine. Poi per fare il pezzo doppio prendo questo e semplicemente lo specchio lungo il lato corto. E così anche i pezzi della finta sono pronti. Nel davanti mi segno anche una tacca 2 cm sotto alla zip, dove so che arriveranno i pezzi della finta. Per i margini aggiungo 1 cm dappertutto, tranne che nel fianco e nella parte della zip dove lascio 1,5 cm. Nel fondo metto solo 1 cm perché, essendo curvo, preferisco fare una mostra interna a parte di 5 cm per rifinire l'orlo. Mi sono ricopiata il cartamodello su un foglio a parte e ora ci disegno la mostra sopra, ricopiando in pratica gli ultimi 5 cm del davanti, e ci metterò 1 cm di margine sul fondo e sull'interno gamba, 1,5 cm sul fianco e sopra la lascio senza margine perché rifinirò a tagliacuci. Allora passiamo al dietro. Il dietro è più semplice da fare perché non ci sono pieghe, quindi niente volumi da aggiungere, e non c'è la zip. Anche qui dovrò abbassare un po' la vita, infatti mi sono tenuta i pezzetti che ho tolto dal davanti, così togliamo lo stesso dal dietro. Poi disegno il cinturino alto come quello del davanti e lo tolgo dal dietro perché è un pezzo separato. E poi volevo mettere delle tasche a filetto qui dietro, quindi queste sono tutte le cose da fare per il dietro. Prima cosa ci abbassiamo come nel davanti di 3 cm ed elimino questa prima fetta. Questo era il cinturino del davanti, che era alto 3 cm, quindi segno sotto un'altra linea distante 3 cm. Questo è il cinturino, ma me lo devo copiare unito in un foglio a parte, quindi eliminando la pens.
Quando faccio il cartamodello definitivo del cinturino, devo anche tener conto che nel centro davanti va allungato un po' per il sormonto. Prendo sempre il mio campione di esempio. Se questo è il centro davanti, nel lato destro davanti devo aggiungere qualche centimetro per il sormonto, quindi oltre al normale centimetro di margine, solo nel davanti destro aggiungerò altri 4 cm di margine. Allora, la pensa sotto al cinturino la lascio perché mi va bene che si veda e sotto disegno la tasca a filetto singolo che faccio lunga 13 cm e alta 1,5 cm. Ovviamente siete liberissimi di cambiare le dimensioni del filetto, potete farlo di 1 cm o di 2 cm, potete farlo un po' più lungo, insomma a scelta. Possiamo fare la tasca un po' più in su della fine della pensa, così non si vedrà la punta. Non faccio la tasca centrata sulla pensa perché sennò verrebbe troppo vicina al centro dietro, la sposto un po' più verso il fianco. Per i sacchi tasca, allora, intanto dobbiamo capire quanto in dentro vogliamo andare con la mano. Io lo farei fino a qui. Prendiamo un foglio a parte e dobbiamo ricavare 3 pezzi di cartamodello per fare questa tasca. Per il primo dei 3 pezzi mi ricopio la striscia del filetto. La faccio doppia e come margini aggiungo 1 cm sopra e sotto e 1,5 cm sui 2 lati. E questo pezzo sarà il pezzo del filetto che vediamo esternamente, quindi va tagliato nel tessuto principale. Il secondo pezzo parte sempre con il margine di 1 cm sopra, gli lasciamo 1,5 cm ai lati, arriva fino a qui e poi avrà anche 1 cm di margine sotto, quindi me lo copio direttamente da qua. Il pezzo che facciamo ora sarà il sacco tasca da tagliare nello stesso tessuto esterno della gonna pantalone, mentre il prossimo andrà tagliato in fodera. Il secondo sacco tasca è quasi uguale al primo, solo che verrà attaccato sotto il profilo, quindi arriverà fino al profilo più 1 cm di margine e avrà gli stessi margini di cucitura del primo sacco tasca. Quindi in totale per fare questo tipo di tasca dovrete avere un profiletto da fare in stoffa, un sacco tasca da fare in stoffa e uno da fare in fodera. Sul pezzo del dietro mi sono segnata i margini di 1 cm su tutti i lati, tranne che nel fianco dove lascio 1,5 cm. E ora vado a prepararmi l'ultimissimo pezzo che è la mostra per rifinire l'orlo del dietro. La faccio alta sempre 5 cm come per quella del davanti e ci metto gli stessi margini. E terrò questa mostra separata rispetto a quella del davanti e andranno poi unite nel fianco con una cucitura, perché sennò mi viene troppo lunga. Per entrambe le mostre tengo lo stesso dritto filo del pantalone sotto. Giusto dopo aver finito tutto mi sono resa conto che non ho più aggiunto i 2,5 cm sul fianco del dietro che avevo prima tolto dal davanti. Quindi ora me li devo aggiungere qui sulla base e poi aggiungerò una striscetta anche nel cartamodello già finito, che è quello che userò poi per fare il capo. Nel cinturino, che era questo, vado ad aggiungermi a livello del fianco i 2,5 cm in più. Mi sono cucita al volo una tela di prova giusto per capire i volumi, senza i dettagli, e il risultato è questo. Questo tessuto spara tanto perché è rigidino, ovviamente poi le pieghe saranno un po' più basse con il tessuto finale. Ho provato a stirare la piega della gamba sinistra e a lasciare invece morbida quella della gamba destra. Forse mi piace di più quella della gamba destra. Voi cosa ne pensate? Bene, anche per oggi è tutto, io spero che il video vi sia stato utile, se sì lasciate un mi piace e condividetelo e spero che abbiate imparato qualche nuova tecnica per modificare i cartamodelli. Scrivetemi nei commenti qui sotto al video se magari volete vedere dei video un po' più specifici solo sulle tecniche di modifica dei cartamodelli. Ovviamente poi nei prossimi video cucirò anche questa gonna pantalone passo passo. Quindi come sempre se non lo avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella così non vi perderete tutti i prossimi video che pubblicherò. Bene, io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!